Signore e signori, buongiorno e bentornati a Stories, The Path of Destiny. La scorsa volta abbiamo visto il secondo dei finali, un finale ancora più tragico del primo, dove abbiamo letteralmente creato un buco nero e abbiamo fatto finire l'universo, e avevamo preso la decisione di riprovare, ricostruendo di nuovo la famosa squarciacieli, ma subito dopo, invece che deviare, andare dagli scienziati, da Calavera, eccetera, andare invece da Zenobia, visto che nel finale precedente, alla fine quando la incontri, sembrava sapere molto di più di questa fantomatica arma di quello che potevamo credere inizialmente. Quindi non perdiamo altro tempo, probabilmente salterò i primi due o tre livelli, visto che appunto, essendo le stesse storie, le stesse scelte che abbiamo fatto gli episodi precedenti, per costruire, posso skippare, sì, per costruire la squarciacieli non ha senso rifarvele vedere, e torneremo quando avrò composto la squarciacieli. Sarà il momento di andare da Zenobia. Ok, rieccoci. Ho fatto i primi due livelli, le prime due scelte, quindi siamo andati a recuperare l'armatura e subito dopo siamo andati a recuperare il nucleo della squarciacieli, l'abbiamo ricomposta, e mi pareva di ricordare che la scelta successiva era quella di andare da Zenobia, ma a quanto pare non lo è. Dopo avevamo scelto di andare dai famosi scienziati al laboratorio, ma a questo punto io coglierei l'occasione per andare a vedere questo benedetto avamposto che abbiamo sempre ignorato prima. Qua dice che possiamo andare all'avamposto per fare un test sul campo di questa super arma prima della battaglia finale. Speriamo che se andiamo qua la storia non finisca prematuramente, perché usa subito l'arma, crea il buco nero, boh, morti tutti. Ma vediamo cosa ci aspetta. Renato had never been much of a student. At Swordfu School, he'd never read the books, just looked at the pictures. And Zenobia. But weapons he understood. His gut told him that the Skyripper would work great. He would use it to take out the Imperial outpost. And what's the worst that could happen? The thing wouldn't work, and then he'd take it to the scientists. Right? Renato actually could think of a few things that were worse. But he would make sure they didn't happen this time. Right? Exactly. Sì. He was tired of slaughtering ravens. Maybe it was time to test out the new weapon. He turned a knob on the Skyripper. It made strange mechanical noises. The wheels spun faster. It began to hum. The Skyripper was following his every step. At least it acknowledged him as the master. But there was no trigger. How was he supposed to fire it? Fire, he said. Nothing happened. Well, maybe it just needed to warm up. After all, it hadn't been fired in thousands of years. Ricordiamoci che c'è una possibilità su The 128. Skyripper had been built by the Transcendent Emperor. To figure it out, he just had to think like a legendary demigod. That Easy. actually wasn't as helpful as it sounded. The Skyripper was making a whining noise now, and its wheels were spinning so fast he could no longer see them. Renato had a thought. Please? He asked. The Skyripper began to glow. Boom! Ok. Outpost burst into flame. Ravens flapped out screaming, wings on fire. The base was his. The fast speaker toad came hopping out. Renato! It croaked, sounding like a toad version of Zenobia. Don't use the Skyripper. It will destroy the world. Yeah, sure it will, cracked Renato. Pull the other one. If you don't trust me, go see Calaveras. That sounded sensible. Why did she always have to sound sensible all the time? Oh, it was infuriating. Of course she would say that. He was supposed to hurry and bring the Skyripper to the council so the rebels could actually win the war. But what if she was right? Damn it. Ok. Ho un piccolo dilemma qui, perché andare da Calaveras in realtà è quello che abbiamo fatto, che è esattamente quello che abbiamo fatto la volta scorsa, con l'unica differenza che invece di venire in questo avamposto siamo andati al laboratorio, dove abbiamo
siamo venuti a conoscenza della famosa teoria delle stringhe, poi siamo andati a Calaveras e Calaveras giustamente ha confermato che potrebbe distruggere il mondo. Questa volta ci dice di nuovo di andare da Calaveras, che in teoria è una strada che abbiamo già percorso, ma è segnata col punto esclamativo giallo, come se fosse una cosa nuova. Ma mi chiedo cosa potrebbe cambiare. Potrebbe cambiare che andiamo lì per volere di Zenobia e non per nostro volere? Però mi viene da pensare, se andiamo da Calaveras non essendo andati al laboratorio, non siamo venuti a conoscenza della teoria delle stringhe, non gliela possiamo nominare, non nominandogliela. Calaveras, prima che noi gli nominassimo la teoria delle stringhe, era lì che diceva sì tranquillo, usala pure, è un'arma potente. Poi appena gli abbiamo detto guarda che c'è la teoria delle stringhe, allora ha detto sì, potrebbe essere che allora è pericolosa. Se ci andiamo adesso potrebbe finire che ci dice sì tranquillo, usala, e rientriamo nel finale di prima, in poche parole. Io direi di fare sto tentativo, giusto perché quel punto esclamativo me la sta indicando come nuova opzione, quindi magari cambierà qualcosina. Proviamo. Zenobia was so frustrating. If she couldn't get you with magic, she'd get you with reason and caution and sensible arguments. Of course, Calaveras, he might not know the latest scientific theories with evidence and all, but Renato preferred the knowledge in the old books anyway. What they said felt true, and that's what's important. You should be careful. She'd probably guess he'd come here. That meant she'd probably set an ambush for him. Giusto. Adesso lei sa che stiamo andando a Calavera, quindi potrebbe aspettarci lì. Expecting Zenobia's ambush at any moment. Zenobia's ambush never materialized. Could she be sincere? Calaveras was a great scholar. Renato doubted even Zenobia could convince him to say something he didn't believe. And if he was working for the Empire, he'd never have told Renato about the Sky Ripper in the first place. Well, he would listen to the wise old toad. But that didn't mean he had to agree. Calaveras examined the Sky Ripper eagerly. What? How often does a new relic surface? He brushed off Zenobia's warning. Oh, what do sorceresses know about physics? However, he did know a few ways to make the weapon even more precise and more powerful, and quickly went off to tinker. Soon the Sky Ripper no longer whined, but thrummed like a hummingbird taking off. It was ready for war. And so, Renato thanked Calaveras and took the legendary weapon to the final battle. The other rebel ships. Had something happened? He could defeat the Imperial fleet with a Sky Ripper, but he couldn't govern. He was not cut out to be emperor, and he'd no desire to be one. Ok. Ho un bruttissimo presentimento, mi sa che siamo rientrati nello stesso path della run precedente, nonostante quella deviazione, nonostante quel punto esclamativo giallo che, come sospettavo, una volta arrivati a Calavera se n'è fregato di quello che ha detto Zenobia e oltretutto ha potenziato ulteriormente la squarciacieli, rendendola più precisa a suo dire. Cosa questo voglia dire quando la useremo alla fine del livello è tutto da vedere. The council speaker was on the deck, bleeding. Why was she even here? They found our base, she croaked. The council, all dead. We must surrender. No, we could still win this, said Renato. I have the Sky Ripper. He would be a real hero and save the day, even when all appeared to be lost. You're a good boy, said the speaker. And then she died. Stavo cercando di riflettere perché questa volta la base è stata trovata. Cosa abbiamo scelto di diverso? Cioè, l'unica cosa che abbiamo fatto di diverso è stata scegliere di andare all'avamposto, a distruggere quell'avamposto nelle montagne, invece che andare
al laboratorio, ma non c'entrava assolutamente niente con... Oh! Non c'entrava assolutamente niente con i ribelli. Non riesco a capire cosa... Ok, ecco la nave ammiraglia dell'imperatore, vediamo quale catastrofe succede questa volta. He fired the Sky Ripper. With a tremendous whoosh, the Emperor's flagship went up in flames. And for good measure, he played the beam around it, setting all the other nearby Imperial ships on fire too. And he watched them burn. See? He could use the Sky Ripper safely. The few remaining rebels gave a cheer. And then they stopped cheering. There was a hole in the air. A blackness, like a tear in a parchment. Wind was blowing into it, widening it. It grew larger. Crates were falling off ship decks, upwards into the hole. And the world itself seemed bent, like the reflection on a curved mirror as it poured into the ravenous hole. He guessed that somewhere behind that ever-widening hole were gods that had long been exiled. But it didn't really matter. Time was done for here, and soon it was. Niente. And just like that, he was alive again, and back on the Farfarer, still fleeing burning Ubar. Nuova storia completata, numero 23, ipereroe. Un eroe che fa tutti i passi necessari per risolvere una situazione. The book was a Ma portal. It took you to the non posso future, muovermi, when che your palle. destinies would branch. He had failed and died 3 times, and he hadn't learned anything new this time. He'd done the same thing twice, yet expected a different outcome. Ok, abbiamo avuto un altro finale, praticamente identico a quello precedente, con qualche piccolissima differenza, niente che ci interessi davvero. But he was starting to feel like he was getting the hang of this. There Sto was a way pensando through cosa to potremmo victory. fare a questo He could punto. feel it. He just had to keep running the Path of Destinies. With that, the book fluttered back to the beginning, and he fell into it. Ok, le solite 3 scelte iniziali. Per quanto riguarda il path di costruire la squarciacieli, posso vedere ancora un paio di diramazioni possibili, alcune probabilmente minori, ovvero ricostruire la squarciacieli, riandare al laboratorio, poi però invece di andare da Calaveras andare alla base dei ribelli a parlare con il consiglio, ma secondo me il risultato finale non sarebbe tanto diverso. Invece una deviazione, un'ultima deviazione su questo path viola che vedo e che potrebbe portare davvero a dei grossi cambiamenti è quello di andare a recuperare l'armatura e poi però invece di andare a recuperare il nucleo andare subito da Zenobia, andare subito a cercare Zenobia e vedere che cosa ci può dire. Io mi aspetto che sicuramente ci dirà, se no, anche non cambierà l'esito finale, quantomeno ci darà delle grosse nuove informazioni per cercare di capire magari dopo quali altri percorsi fare. Come sempre salterò il primo livello, visto che l'avete già visto 2 se non 3 volte. Au! Prima morte. Cominciano ad esserci veramente tanti nemici alla volta. Sempre dei soliti tipi, ma veramente tanti. Ok, eccoci alla scelta. A questo punto andiamo a trovare Zenobia invece di andare a caccia del nucleo. Renato asked himself why he changed course to confront Zenobia. He had no idea. Sometimes he would just do things and he could never figure out why he'd done them. Usually they worked out. Effettivamente sembra una scelta un po' idiota in questo momento della trama. La stiamo compiendo solo perché abbiamo le esperienze precedenti. He wanted to see her, wasn't it? It had been a dozen years since Swordfu School.
He'd followed every rumor about her, every scrap of news. Not that he still loved her. After all, she was his enemy. No, it was solely because know your enemy. But it would be great to see her. Even if they faced off across sword points, as they'd done so many times at school. The world was a less interesting place without her. Cara Zenobia, mentre leggi questa lettera sei chiusa nelle tue stanze, pronta a passare la tua ultima notte prima di... Beh, lo sai, non mi scuserò. So che sei troppo orgogliosa per perdonarmi. So anche che non potrai fare a meno di continuare a leggere. Tu sei un gatto, per quanto io abbia tentato di educarti come un rospo. Ti giuro, e mi devi credere, che tutto questo non rientrava nei miei piani quando ti adottai. Tu sei sempre stata la mia amicetta speciale. Ecco perché ti scrivo ora, con settimane di anticipo. So che non ne avrò il cuore la notte del sacrificio. Se penso a te come a mia figlia, allora potrei cambiare idea. Crederai che sono egoista? Eh sì, lo sono. Un piccolo rospo che ha paura di morire, ma quello che sto facendo alla fin fine è per il meglio. Voglio il potere, lo voglio tutto. Ok? Poi manterrò felici i miei sudditi, pace per l'eternità. Sebbene tu mi odi adesso, puoi comunque rispettare questa posizione, devi farlo. È l'unico modo che ho di perdonare me stesso per quello che ti sto facendo. E mancherai per l'eternità. Domani cerca di non fare scenate, tutti ti guarderanno. Comunque con amore tuo padre. Minchia che padre premuroso. Quindi l'obiettivo è sacrificarla per un qualche motivo. Reynardo slinked through Zenobia's ship, making no sound at all. Where were her guards? Finally, he reached her bedroom. She was curled up on her bed. Oh, he'd forgotten how beautiful she was. How sleek. How soft. He tapped her on the shoulder with his sword. She vanished. And he suddenly noticed he couldn't move except his mouth. In fact, Sudi couldn't keep his mouth shut. He told Zenobia everything. Skyripper, the rebellion plans, even where the secret rebel base was, until he was hoarse. It was some kind of truth spell. A talky truth spell. She called her father by Farspeaker Toad and filled His Majesty in. But why didn't he get the core? Croaked the Farspeaker in something like His Majesty's croak. Because I missed you, darling. Reynardo grinned. He doesn't even know why, frowned Zenobia. That makes no sense. It's a trap, shouted the Emperor. I'll meet you at the outpost, and I'll bring my interrogators. If Reynardo came face to face with the Emperor, maybe he could assassinate him. But maybe it would be smarter and safer to turn Zenobia against her father. Ok, incontro l'imperatore, ti ho già detto troppo, disse Reynardo. La decisione razionale di Reynardo di trovare Zenobia dopo aver raccolto l'armatura si rivelò disastrosa, ma forse lui avrebbe potuto risolvere la situazione. L'imperatore era diretto verso il Nexus, Reynardo avrebbe potuto tentare un omicidio, avrebbe permesso a Zenobia di condurlo al Nexus e poi sarebbe evaso, oppure avrebbe potuto incitare Zenobia alla rivolta contro il padre. Avrebbe potuto mostrarle la prova della follia dell'imperatore, ma sarebbe stata necessaria una visita agli scienziati sul Nexus. Sapeva esattamente cosa dirle perché lei gli desse retta. Allora, Zenobia sembra una grandissima figlia di stronza. Zenobia sembra una grandissima... Zenobia sembra una di cui non ci si può minimamente fidare. Non credo che riusciremo a rivoltarla contro l'imperatore, contro suo padre, anche se abbiamo trovato una lettera dove appunto si alludeva al fatto che il padre la voglia sacrificare in qualche modo per qualcosa, quindi potremmo far leva su quello. Io direi di provare questa. What are you doing? Asked Zenobia. Did you ever wonder why the Emperor adopted you? He asked her. She shook her head. He told her. His Majesty wanted to bring the lost gods back. They could make him an eater of souls.
an immortal. But to seal his bargain with them, he needed a sacrifice. Someone who truly loved him. She was stunned. Thanos 2.0. Furious. You're lying. Under a truce spell? It's a trick. You can't prove that. Take me to the observatory, and I will. Ah, ok, quindi vuol dire che se non avessimo trovato quella lettera non avremmo avuto questa opzione. Carine queste cose. She said as they landed on the Nexus. Your father ritually sacrificed a village, and he left witnesses. The scientists resurrected one. Well, it's not really alive, but it can talk. A true witness. She frowned. The dead can't lie. Well, I bet they could. They just don't have any reason to. She nodded. Giusta osservazione. You go on ahead. I don't want the Ravens to see me. Ok, interessante questo sviluppo. Poi c'è da dire che vabbè, adesso sta storia che gli scienziati hanno riportato in vita un sopravvissuto a un attacco di un villaggio è uscita un po' dal nulla, perché non ne sapevamo assolutamente niente. Però ed eccoci al laboratorio che è nuovamente in fiamme. The observatory was a burning hulk. Dead scientists and black feathers everywhere. The Ravens had burned the reanimated witness to cinders. Renato was stunned. There goes my proof. These were scientists, not rebels, Zenobia said, upset. Why would he do this? I don't know. Let's go to the fleet and ask him. Yes. I'll meet you on the mountains. There's something I have to get first. But could he afford to meet her in the mountains? He'd given the Empire the location of the secret rebel base. They would need rescuing. Ok, scelta interessante. Quindi andare al laboratorio non è servito, o meglio, non nel modo in cui ci aspettavamo, nel senso che questo famoso testimone è stato dato alle fiamme assieme a tutto il laboratorio, ma Zenobia sembra realmente stupita di quello di cui il padre è capace. Quindi ci ha detto di incontrarla nelle montagne perché deve prendere una cosa, ma giustamente il libro ci ricorda che abbiamo anche rivelato la posizione della base segreta dei ribelli all'impero, proprio per colpa dell'incantesimo della verità di Zenobia. Quindi se non andiamo alla base, probabilmente nell'ultimo livello la flotta sarà decimata e rincontreremo l'anziana del consiglio che sta morendo. Però in questa run io vorrei inseguire full Zenobia, diciamo, e vedere dove ci porta e cosa ci fa scoprire. Quantomeno, per esempio, abbiamo già scoperto che comunque è, fra virgolette, malleabile, nel senso è possibile mostrarle la crudeltà di cui è capace suo padre adottivo. Quindi direi incontriamola nelle montagne. Why was he going to meet up with her? Wasn't it more important to rescue the Rebel Council from the almost certain Imperial attack? Why was he in this war anyway? Was it really to fight the good fight, or did he just want to see her again? One of these days, Renato thought, I should really figure out my motives before I pounce. Nah. Dovremmo essere arrivati, eccola lì. Cosa le prende? He reached the summit, expecting no one. But there she was, steaming, pacing. I'm gonna kill him, she said. I'm gonna kill all his ravens, and then him, and then his family, and all the eggs and tadpoles. And then I'm gonna burn down their pond. Did you go and get the Iblis stone? Do you see all these ravens I killed? So much power. Are you feeling normal? Because you seem a little bloodthirsty. Yes, obviously it wants blood. Demons always want blood. You really want power from a demonic rock? You want the stone, don't you? Not really. Good. I'd rather not have to kill you. He told her he loved her. That he wouldn't let the Iblis stone take her, even if he had to die for it.
Well, he planned to tell her. Ok. Now didn't seem like the right time. She'd probably cool off in a bit. So he let her get in her ship and fly off. He rushed back to the Farfarer and followed her, keeping a healthy distance. Zenobia's ship was just visible through the clouds ahead. How could he reason with her? But he had to. The rebels were down for the count. No wonder. He'd betrayed the location of their base and then he'd abandoned them. And if she became Empress while she was in the grip of the Iblis Stone, if she became Empress by murdering her father, she could still be a great Empress. But she could also be a nightmare Empress. She had to be stopped. Ok, siamo pronti per il livello finale. Stavolta la storia è cambiata drasticamente. There were more dead ravens along his path. Some of them wounded in the back. He knew she could have easily talked her way past them, or clouded the little tiny raven brains with a spell. She was going out of her way to kill everything in her path. This wasn't Zenobia. Not as he knew her. Ok, un'importantissima informazione. Quindi abbiamo finalmente scoperto cos'è questa pietra di Iblis. E a quanto pare è una pietra demoniaca che ti pervade con una furia cieca e un'ossessione nell'uccidere, perché deve essere nutrita con il sangue dei nemici. Buono a sapersi per quando la andremo a recuperare. Sembra che qualunque cosa faccia il nostro amato Reinardo, non c'è davvero modo per farla finire bene sta storia. Stavolta la strada è cambiata. Salgo direttamente sull'ammiraglia. Ok. Ok. Entriamo nell'ammiraglia, perfetto. At the end of the trail of raven corpses was Zenobia. Her father was frantically rigging a strange apparatus wrapped around a glowing core. "Don't do it!" he shouted. "You'll hate yourself in the morning! Stay back!" She screamed in a horrible voice he'd never heard before. It froze him in his tracks. The Emperor stared at him. "Run," he told the toad, "or hop." But he didn't manage to voice it, only think it. Zenobia stabbed her blade forward, and His Majesty fell dead. She began laughing hysterically. Or was she weeping? "Just walk away," she laughed at him. "I've no more use for you." There was something he needed to do, but he couldn't figure out what it was. So he did as he was told. As he walked away, he felt a chill in the world. The light in the sky seemed to dim. He didn't dare turn. He had a nagging feeling there was something he should have done just then. Something heroic. But he could not have taken the Iblis stone from her by force. And she would not have parted with it willingly. A cold wind blew from where she had been. But he still didn't dare turn. And then, an awful laughter filled the air. And all the torches and all the ships went out. And he realized what he should have done. But by then, it was too late to do anything. But he'd learned another true thing. Zenobia still had feelings for him. Nuova storia completata, l'ingrediente mancante, un eroe che crede ci sia sempre del buono in un amico anche se corrotto. Nuova grande verità. Nuova verità rivelata. Zenobia ha una cotta per Reinardo. Ok. In realtà abbiamo imparato parecchie cose in questa run, a parte la seconda verità, ovvero che Zenobia ha una cotta per Reinardo, che quindi può essere, non dico usata perché è un brutto termine, ma comunque può volgere a nostro vantaggio questa cosa. Tuttavia, se la si prende e la si mette davanti all'evidenza che suo padre adottivo è un mostro, effettivamente, lei
sclera totalmente, va a recuperare questa pietra di Iblis, che a quanto pare è una pietra demoniaca che finisce per corromperti fino a farti perdere completamente la ragione. Non ci è dato sapere cosa è successo nel finale, ma io tendo a ipotizzare che stia evocando i famosi antichi dei, perché diceva che il sole andava via, eccetera. Abbiamo visto questo simbolo con l'occhio, con i tentacoli, quindi credo che Zenobia alla fine evochi gli antichi dei esattamente come voleva fare suo padre. Detto questo, abbiamo scoperto che la pietra di Iblis probabilmente giocherà un ruolo parecchio importante nella storia, ma per quanto riguarda la prossima run, onestamente non vedo cosa potrei fare di diverso partendo dall'ignorare la Pino e andare subito a recuperare l'armatura. Tipo, in questa run aver recuperato l'armatura all'inizio non ci è servito assolutamente a niente, se non per raggiungere la scelta di andiamo da Zenobia, che in realtà avremmo anche se all'inizio salviamo la Pino. La differenza sarebbe che anzi c'è la Pino con noi, che in teoria è imbranato ma è intelligente, quindi quando poi andiamo a rapire Zenobia potrebbe accorgersi del trucco dell'illusione di lei sdraiata sul letto, quindi evitare tutta la questione della magia della verità che ci ha fatto rivelare tutto e tutta la cascata di eventi che ne è susseguita. Quindi direi che per la prossima run ripartiremo con l'andare a salvare la Pino e vediamo da lì quali sono le varie strade che possiamo poi prendere. Andiamo a salvare la Pino, poi Zenobia, a rapire Zenobia, e da lì vediamo come si districherà la storia. Ragazzi, io per questo episodio vi saluto, abbiamo fatto abbastanza e spero di rivedervi alla prossima puntata. Vai John!